Ok ragazzi, ciao belli, com'è? Tutto a posto? Ok ragazzi, siamo di nuovo qua, abbiamo raggiunto la bellezza di 2000 km col 16X, Quindi adesso è ora di fare una bella review dei 2000 km. Sincera, ve lo prometto, io, se vedete anche tutti questi loghi nei miei video, tipo il logo di Netmotiv, che poi non è il logo di eWheel, cioè non vuol dire che vendo i monoruota, ragazzi, io ve l'ho già detto in un video, ve lo ripeto anche in questo, io non vendo monoruota. eWheel è il marchio del mio caro amico Giuseppe, che siccome è un amico, lui vende in monoruota, mi ha chiesto questo favore e io glielo faccio. Ma le mie recensioni io vi posso assicurare che sono perfettamente sincere, anche perché a me non mi cambia niente dirvi che questo monoruota fa schifo e che un altro è bello, però in effetti questo monoruota è bello e quindi io vi dico che è bello. Sono passati 2000 km, adesso vi dico un po' di cose belle e un po' di cose brutte, perché via non è che è perfetto, però diciamo che allora nel complesso è un ottimo oggetto, oltretutto super divertente. Cominciamo ad analizzare i vari problemi. Allora, il primo problema di questo monoruota è che quando mi è arrivato con questa gomma. Queste gomme qua hanno questo problema qua, vedete il profilo è molto cicciona e quindi tocca una gran superficie di asfalto, per cui ha la tendenza a seguire ogni minima, quando dico minima intendo veramente minima, inclinazione del terreno, e questa è una cosa terribile, perché nonostante ci ho già guidato 2000 km e vi assicuro che ci ho preso la mano con questa gomma, è pure divertente quando vai sull'asfalto, quando pieghi per fare le curve, è davvero uno spasso. Ma il problema quando è che si pone? Il problema si pone quando sei in sterrato e cerchi di seguire un sentierino. I sentierini di solito sono leggermente scavati, quindi hanno i bordi leggermente alzati. Vi assicuro che anche dopo 2000 km io nel sentierino con questa gomma non ci riesco a stare, perché come va nell'inclinazione, ciao, lui parte e va a destra e va a sinistra. E quindi ragazzi, comunque vi posso assicurare che mi hanno detto che nei nuovi modelli non c'è più questa gomma. Comunque io mi sono premurato ed eccola qui la gomma nuova per il mio 16X. Ebbene sì, questa è la Chaoyang che vi dicevo l'altra volta, è questa, vedete il disegno è decisamente diverso, è molto più triangolare, quindi in teoria, anzi in pratica, perché ho provato quella dell'amico Renato, non avrà più quel problema di andare un po' dove vuole, che ragazzi è terribile, io ve lo dico, terribile. Poi diciamo altre cose, anche un po', dopo aver detto una cosa un po' negativa ne dico una positiva. Questo motore che sprigiona 2200 watt di potenza, cioè ragazzi è una bestia, cioè adesso ha già 2000 km e continua ad andare benissimo, continua a spingere, le salite le fa veramente 35 gradi li fa. Adesso io non ho video in cui li faccio, ma vi assicuro che ho provato salite abbastanza estreme e quindi sulla potenza del motore secondo me c'è poco da dire. Invece il problemino ce l'abbiamo sulle batterie, perché quando tu accendi il tuo bel monoruota carico al 100%, lui ti dice che fa 137 km e voi ci credete? Diciamo che l'escursione che ho fatto andare più batterie è stata a inizio febbraio, ho fatto un giro di circa 50 km, sono partito con la batteria al 97, sono tornato con la batteria al 25%, quindi diciamo che ho fatto 50 km, per carità ho fatto un po' di salita, un bel chilometro, un bel 1000 metri in salita, per cui diciamo che probabilmente se pesate 50 kg e andate ai 20 all'ora fate una 130 km fluidi, ma andate pianino ragazzi, se no 130 km. Altre cose, le pedaline sono belle grandi e questa cosa è fenomenale, però addirittura secondo me sono fin troppo larghe, perché quando andate fuori strada, pietrine, pietruzze, tocca da tutte le parti, bisogna stare un po' attento, nonostante siano abbastanza alte e abbastanza toccano. Bisognerebbe tagliarle via almeno 2 cm, Kingsong. I problemi dell'acqua. Lamentano che entra l'acqua, si lamentano, ma io sinceramente l'ho già usato sotto il diluvio universale, con la pioggia, col sereno, ma io ho mai avuto problemi. Certo, diciamo che ho il mio trucchetto. Se piove, l'importante è coprire le parti elettroniche. Un mio caro amico
che l'ha usato sotto il diluvio senza prendere alcuna precauzione, praticamente poi non funzionava più il pulsante di accensione. Probabilmente non è perfettamente impermeabile, quindi se voi gli mettete sopra un cappuccino come questo, molto semplice da indossare come vedete, a pennello, fatto con il sacco della monnezza, pregiatissimo, di alto livello come potete vedere, infatti è già 3 o 4 mesi questa copertina e va da Dio, funziona benissimo, la uso sempre, quando piove tac, la metto giù e siamo a posto ragazzi. Dai, un po' di inventiva, copertina, e la pioggia va via. Beh, la qualità dei materiali, nel suo complesso è strong, non c'è niente da dire, è proprio strong, ma qualche esempio. L'ho già smontato 2 volte per pulirlo dentro perché tende ad accumularsi un po' di sporcizia qua dentro se lo usate nel fango e alla fine non si vedono più neanche le lucine perché da questi buchi qua sotto entra il mondo, quindi ogni tanto è consigliabile aprirlo, semplicemente scarenarlo e dargli una bella pulita dentro. Dove vai? Stai lì, non ti muove, comando io. Ancora per poco. Che cazzo vuoi andare? Stai lì. Il problemino è, allora, quando volete smontarlo, le viti sono qua sotto, guardate dove l'hanno messe, qua sotto e qua sotto. Adesso ci saranno dei modi di toglierli gentilmente, ma io non li ho trovati e come potete vedere le gomme qua è già rotta, se ve lo faccio vedere anche dall'altra, si è ridotto ancora peggio. Vabbè, qua mi era caduto, qua ha perso proprio il pezzo. Qua dove c'era la vittina, vedi qua dentro c'è una vittina. Ecco, se vogliamo parlare ancora di un problemino è che c'è questa tendenza a ballare. Quando spingi tanto e sei a velocità un po' sostenuta e cerchi di frenare, lui balla. E quel problema non lo sono riuscito a eliminare. C'è sempre un po' di che certo frenando tranquillamente non si sente neanche ovviamente. Bene ragazzi, quindi ve lo faccio vedere ancora un po' bene. Vi faccio vedere nel dettaglio come è conciato dopo 2000 km il mio bellissimo e amatissimo 16X, che nel frattempo comunque se devo tirare le somme io sono soddisfatto e continuo a usarlo. Non ho parlato della maniglia trolley ragazzi, la maniglia trolley non è niente male, è bella resistente, guardate ha un minimo di gioco dopo 2000 km perché comunque l'ho già dovuta maltrattare abbastanza perché sapete sono andato via, diciamo che i 2000 km sono 2000 km abbastanza estremi, via 50% asfalto, 50% mazzi come le siule. Tornando alla gomma, questa gomma qui io la tengo super molle perché per trovarmi comodo la tengo a 1.5 come pressione, però effettivamente è un po' pochino. Sapete perché? Adesso vi faccio vedere il problema a tenere la pressione a 1.5. Lo vedete? Ciao ragazzi, non dimenticate, se vi è piaciuto il video, like e subscribe. Ciao.